Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 14 al 20 ottobre con questa potentissima luna piena in Ariete. Andiamo a vedere quali sono le possibilità della tua anima, vediamo cosa ti manifesterà a livello di immagini, cioè a livello di eventi che ti accadono e come adempiere al massimo verso il tuo successo quotidiano. Ricordiamo che i tarocchi leggono karma e dharma, il futuro lo crei tu, leggono dei potenziali che si possono manifestare in questa settimana a livello di realtà fenomenica o nelle settimane successive. Sotto l'info box vi metto sempre il video che ho fatto su come approcciare ai tarocchi, legge di attrazione, in modo tale da trarre il massimo risultato dalle letture che vedete, ok? E di studiare anche i miei podcast della playlist L'arte sciamanica. Là dentro ci sono tutti i podcast più potenti degli ultimi tempi per creare una realtà di successo all'altezza della tua maestria. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è la mia tesi di laurea in naturopatia, chiamata Il risveglio della coscienza, è un formato PDF e per chiunque la desiderasse mi mandasse un'email a taromantic21@gmail.com. Ok, fatte le premesse, partiamo. Cancro. Vediamo qual è il percorso spirituale in questa settimana. Percorso spirituale in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro. Lasciarsi andare, seguire il flusso. Sì, ti vedo fluida, fluido. Repressione. Che stiamo reprimendo qua, ragazze e ragazzi? Repressione. Allora, questa è una settimana che è contraddistinta un po' da alti e bassi, che voglio dire che tu vorresti lasciarti andare, no? Seguire il flusso, come vi dico sempre, seguite il flusso. E poi ci possono essere degli ostacoli relativi a qualcosa che vorresti esprimere o qualcosa che vorresti dire, però c'è un po' di contenimento. Io credo che qui molte cose verranno alla luce in questa settimana perché ti lascerai fluire nonostante delle situazioni pesanti. Questo è un 10 di bastoni, no? Forse ci sono un po' di pesantezze, di situazioni che ti porti addosso un po' pesanti negli ultimi tempi, forse anche un po' di stanchezza. Però vedo che, come diceva il mio professore all'università, la natura vince sempre. La natura è proprio il fluire, no? Il seguire il flusso, al di là della pesantezza di varie situazioni che possono venirci incontro e ci danno pesantezza. Vedo che c'è delle situazioni che ti possono tenere un po' soggiogata o soggiogato. Vediamo un po' di che si tratta. Mettiamo queste altre. Cancro in questa settimana, 14-20 ottobre. Sì, 9 d'inverno, un po' di preoccupazioni, 9 di spade, un po' di stress ci può essere. Sappiamo che la luna piena mette in risalto tutte le emozioni subconsce, no? Mette in risalto quelle che stanno più giù affinché vengano accolte. Guarda, io ti dico, accogli queste emozioni per favore, cioè lasciale fluire, non giudicare meglio, peggio, un'emozione sbagliata, un'emozione giusta, come vi insegno sempre in tutti i podcast, no? Non c'è un'emozione giusta, un'emozione sbagliata. Le emozioni sono dei, sono forze. Quando noi le giudichiamo male, allora ci fanno male. Quando giudichiamo invece la perfezione in tutto ciò che esiste, che è creata dal divino, allora le emozioni iniziano a farci bene. Qua dice paure infondate. Evita di concentrarti sullo scenario peggiore, non lasciare che la preoccupazione cresca o diminui a dismisura rispetto al problema. Forse ti stai facendo dei pensieri inutili rispetto a qualcosa. Sappiamo che quell'istinto, quando deve essere liberato e non può essere liberato o per dei condizionamenti, arrovella su uno stesso pensiero, ok? Ti dicono magari fai cose che la tua mente non si aspetterebbe in questa settimana. Che ne so, fatti un ballo da sola dentro casa o inizi a cantare, mi spiego perché la mente
Quando l'energia è repressa dentro di noi, allora la mente che cosa fa? Si attacca al primo pensiero e te lo ossessiona. Non mi ricordo in quale video di magia pratica, in quale podcast vi ho spiegato questa cosa, però semplicemente io ti dico, fai cose che non ti aspetteresti di fare. Fai il contrario di quello che la tua mente razionale si aspetta che tu faccia. Se stai arrovellata su un problema, sappiamo che, come dice anche Einstein, un problema non può essere risolto dallo stesso stato di coscienza che l'ha creato. Cioè, praticamente devi usare un'altra mente, la mente creativa. Fai qualcosa di creativo. Sblocca questa situazione. Ok, vediamo di che cosa ci parlano i tarocchi in merito. Allora, vediamo un po'. Cancro, settimana che va dal 14 al 20 ottobre. Cosa accade? Cosa porta questa luna piena? 4 di spade, 6 di denari, cavaliere di denari. Per quanto riguarda il lavoro, io vedo che procede. Vedo che forse ci sono un po' di questioni, o stai aspettando dei pagamenti e quindi ti senti un po', o stavi aspettando dei pagamenti e qua ti vengono dati, ti richiedono di un po' di pazienza, però ti vengono dati a giorni, se questo era il problema. L'imperatore. Vorresti avere più cose sotto controllo, magari, e quindi questo ti può fare un po' fagocitare la mente, no? Se abbiamo avuto una situazione di convalescenza ultimamente, ti dico che qua ritorna un equilibrio dentro di te, situazione di convalescenza, un fermo, anche psicofisico, ti dico che qua ritorna l'equilibrio col 6 denari e il cavaliere di denari mi dice che poco a poco tutto si riprende, eh. Vediamo due altre. Il matto, segui l'istinto, ti devi seguire l'istinto. Cavaliere di spade, ci sono comunicazioni riguardanti il denaro e il lavoro in questa settimana, nuovi inizi riguardanti la sfera lavorativa e comunicazioni riguardanti nuovi inizi sulla sfera lavorativa. Che cosa parlano queste comunicazioni, nuovi inizi? Il carro, qua ci sei tu, cancro, e di uno sviluppo, di avanzamento. Se aspettavate del denaro arriva. E comunicazione, una nuova tappa dopo un momento di convalescenza, mi dicono. Se ci siamo sentite represse o una situazione pesante riguardante il denaro o l'equilibrio su più fronti, mi dicono che arrivano comunicazioni a sbloccare le cose, ma soprattutto sei tu che ti vedo animato da più forza, ok? Vediamo carta positiva per te in questa settimana. Il 3 di denari, il lavoro va bene, il lavoro va bene, vedo cooperazione anche tra colleghi, vedo venirsi incontro, creare progetti, il lavoro va molto bene. Vediamo quale può essere la carta negativa. La regina di denari, certo è che hai perso un po' la pazienza su alcune cose, puoi perdere la pazienza su alcune cose o la puoi aver persa. E o vorresti avere, perché perdi la pazienza? Perché vorresti avere più cose sotto controllo, situazioni in casa, situazioni in famiglia, situazioni sul lavoro, tutte insieme, vorresti averle sotto controllo. Io ti dico che le cose ritornano in equilibrio, va bene? Laddove avevi perso un po' la pazienza o stavi un po' agitato per paure infondate su alcune cose, va bene? Ok. Vediamo un po' cosa mi dice l'oracolo della magia. E spada, fai il cambio, sì, arriva un cambio, as è il cambio, fai un cambio, cioè ci sarà un cambio per te da una situazione di fermo, di convalescenza, un nuovo inizio, comunicazioni, sì, ci sarà assolutamente un cambio. Fammi mettere un'altra. Regreso all'hogar, ten una cita contigo misma, ritorno al tuo posto tutto ritorna a posto praticamente. E vedo che abbi un appuntamento con te stessa, no? Ti riprenderai il potere in mano in questa settimana da questa situazione un po' di repressione, ho letto qua che il 10 di bastoni, di pesantezza, ti vedo rifiorire, ok?
ti vedo rifiorire, prendere la situazione in mano, prendere decisioni che hanno a che fare con un nuovo slancio tuo, va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!